Buongiorno. Allora, abbiamo fatto una serie di incontri, tutti dedicati alle scale maggiori. In questo schemino che ho scritto qui ho praticamente guardato un po' quali sono le scale, tutte le scale potenziali che si possono fare messo in verde quelle che diciamo sono le più comuni. Abbiamo poi visto scale che avevano più di 5 diesis e quindi più delle normali 5 alterazioni, i tasti neri del pianoforte, giusto che sono 5, e abbiamo visto scale con 6 diesis, con 7 diesis, o con 6 bemolle o con 7 bemolle. Nell'analizzare però tutte le scale, o le potenziali scale, ci sono alcune scale tipo il re diesis, il mi diesis, il sol diesis, che qui sono colorate in blu, che hanno ben più di 7 diesis e quindi più delle normali 7 note che si utilizzano per formare una scala eptatonica e 7 note. Qui abbiamo il re diesis ad esempio che ha 9 diesis, il mi diesis che ha addirittura 11 diesis, quindi per curiosità vediamo un po' anche come si sviluppano queste scale. Partiamo da una scala con 8 diesis, la scala del sol diesis. La scala del sol diesis la possiamo vedere in questa slide, vediamo un po', eccola qui, l'ho illustrata qui, la scala del sol diesis maggiore. Ho scritto le note sul pentagramma, il doppio pentagramma, chiave di sol e chiave di basso, chiave di violino e chiave di basso. Il pentagramma, vediamo se la freccia si muove, superiore è quello in chiave di sol, il pentagramma inferiore è quello della chiave di basso. Le note sul pentagramma in chiave di basso si leggono in maniera traslata rispetto alle note in chiave di violino, ad esempio, giusto per avere un'idea, in chiave di basso questa nota è un sol, quando invece normalmente in chiave di violino sarebbe un mi. Lo stesso vale per la successiva che è un la in chiave di basso, mentre diventa un fa in chiave di violino. Quindi praticamente c'è una traslazione, diciamo così, nella lettura delle note giusto di uno spazio o di un rigo, come vogliamo dire. Ho scritto le note, parte da sol, la, si e così via. Ovviamente stiamo parlando di sol diesis, quindi la prima nota sarà un sol diesis, seguito da un la diesis, seguito da un si diesis, un do diesis, re diesis e così via. Che cosa dobbiamo ottenere con una scala maggiore in tonalità di sol diesis? Replicare quella che è l'ordinaria melodia e quindi sequenza e struttura musicale, quindi distanza fra gli intervalli, negli intervalli fra le note, così come normalmente otteniamo una scala maggiore. Ad esempio la scala maggiore di Do, che è formata da un tono fra il primo e il secondo, un tono fra il secondo e il terzo, mezzo tono fra il terzo e il quarto grado, un tono fra il quarto e il quinto, un tono fra il quinto e il sesto, un tono fra il sesto e il settimo e mezzo tono fra il settimo e l'ottavo grado, che è ancora Do. È ovvio, perché per replicare questa sequenza, se vogliamo partire dal sol diesis, dovremo scegliere opportunamente le note per fare in modo che questa melodia venga replicata anche se parto da sol diesis. E quindi, se la voglio guardare osservare sui tasti quali tasti del pianoforte suonerei, abbiamo visto quali sono le note, sol diesis, la diesis, si diesis, do diesis, re diesis, mi diesis e poi c'è un fantomatico, fa diesis, diesis e poi un sol diesis. E lo vediamo già qui, nell'armatura di chiave, perché i diesis abbiamo detto sono 8. C'è un fa, poi c'è un fa ripetuto e poi do, sol, re, la, mi, si, soli diesis che normalmente si usano nella sequenza che noi conosciamo. La sequenza la conosciamo, fa, do, sol, re, la, mi, si, vogliamo vedere qual è il successivo, ci dobbiamo appoggiare a quello che è il famoso circolo delle quinte, cioè una volta che ho individuato un diesis, per ottenere il diesis successivo non devo fare altro che contare 5 note, quindi trovare la quinta successiva. E quindi se stiamo, giusto l'esempio del fa, abbiamo fa, qual è il diesis successivo, se voglio fare un salto di quinte, quindi trovare la quinta del fa, sol, la, si, do, quindi dopo il fa diesis veniva il do diesis, dopo il do, re, mi, fa, sol, quindi sol diesis. Questa è la sequenza e la modalità per calcolare
tutti i diesis nella sequenza, per cui arrivati al Si, se voglio scoprire qual è il diesis successivo, dal Si, che è Si diesis, ricordiamolo, Si diesis, aggiungo, faccio il mio bel salto con un intervallo di quinta sul Si, quindi ho Si diesis, quindi ho Si, Do, Re, Mi, Fa diesis. Quindi Si diesis, perché la sequenza è sui diesis, stiamo parlando di Si diesis, Do diesis, Re diesis, Mi diesis, Fa diesis diesis, perché il primo Fa diesis è il primo Fa, Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si, significa che il primo Fa è un Fa diesis. Se sono andato oltre, sono arrivato al Si e trabocco, vado oltre, è chiaro che partendo da Si diesis, il Fa successivo è un Fa diesis diesis. Ecco perché nella sequenza, nella mia armatura di chiave, metterò 2 diesis, oppure metterò il simbolo che sappiamo rappresentare i 2 diesis. Per cui è chiaro che facendo in questo modo, se ognuna di queste note viene alterata in funzione della posizione del diesis, in questo caso io ho 2 diesis nella posizione del Fa, per cui il mio Fa diventa Fa diesis diesis. Voi mi direte, è un Sol, e io vi dico, sì, il tasto che suoneremo normalmente è quello del Sol, ma lo dobbiamo chiamare Fa diesis diesis. Quindi, se lo vogliamo rappresentare, la scala di Sol diesis maggiore, partiamo dal Sol diesis, eccolo qui, poi un salto di un tono, quindi mezzo tono, un tono, andiamo alla diesis, poi ancora un salto di un tono e quindi abbiamo Si e poi più mezzo tono, Si diesis, perché devo chiamare la nota Si dopo il La, poi qui siamo fra il Si e il Do, stiamo parlando di un mezzo tono e quindi dal Si diesis sarebbe un suono Do. Dopo il Do c'è il Do diesis, quindi dopo il Si diesis viene il Do diesis, dopo il Do diesis viene il Re diesis, dopo il Re diesis viene il Mi diesis, quindi un semitono vado a Mi, un altro semitono mi porta al Mi diesis, perché dopo il Re devo suonare il Mi diesis. Questo qui che stiamo suonando, in effetti se lo guardiamo normalmente esprimerebbe il suono del Fa, però si chiama Mi diesis, per cui la nota successiva sarà un Fa. Devo fare un salto di un tono, quindi da questa posizione, mezzo tono, arrivo a questa e deve essere chiamata Fa. È vero che questo qui è il tasto normalmente utilizzato per il Sol, però io lo devo chiamare Fa. Come faccio a chiamare questa nota Fa? La chiamerò Fa, quindi Fa diesis, Fa diesis diesis. Ecco la ragione per la quale a questo punto si usa il doppio diesis, si introduce il doppio diesis nella nota del Fa e poi il Sol diesis, che è il semitono che c'è fra la settima e l'ottava. Ok, questa è tutta l'elucubrazione, chiamiamolo così, l'illustrazione di come si può scrivere e rappresentare la scala di Sol diesis maggiore. La regola che si usa normalmente per individuare qual è la tonalità conoscendo l'impianto di chiave è sempre lo stesso. Chiaro, mi devo ricordare, così come abbiamo fatto per le altre, la sequenza delle alterazioni sono 8. In questo caso Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si, Fa diesis. Fa diesis aggiungo, quindi Fa diesis diesis, quindi fosse Sol, aggiungo un semitono, diventa Sol diesis, perché dopo il Fa diesis viene il Sol diesis, dopo il Fa diesis diesis viene il Sol diesis, perché la nota successiva al Fa è il Sol. E così ho scoperto anche quali sono le regole, che continuano ad essere sempre quelle, in effetti, che si possa fare con 2 diesis, con 3 diesis o con 8 diesis, o ancora di più, per avere la tonalità del Sol maggiore. Chiudo giusto ricordandovi che perché questa scala non viene suonata, perché in effetti se andiamo a guardare bene la nota del Sol diesis, eccola qui, è uguale alla nota del La bemolle, e il La bemolle se vado in sequenza ottengo la stessa sequenza, e la scala del La bemolle è formata, come vediamo qui, da 4 bemolle. Quali sono i bemolle che sono nella scala di La bemolle? Se facciamo la solita sequenza, Si, Mi, La, Re, quindi praticamente 4 volte Si, Mi, La, Re, Si bemolle, Mi bemolle, La bemolle, Re bemolle. Quindi se io devo suonare qualcosa in Sol diesis maggiore, molto più banalmente è preferibile scrivere in La bemolle maggiore, che ha solo 4 bemolle ed è molto più semplice da suonare. Ecco la ragione per la quale il Sol diesis maggiore fa parte solo di una sorta di, chiamiamola così, metafisica
delle strutture musicali. Ok, vi ringrazio e vi rimando ad una prossima scala. Arrivederci.